I radiocomandati non ha limitazioni, c'è chi ci prova raga, ma fidate delle imitazioni. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Radiocomandati. Oggi voglio parlarvi di una tipologia di batterie nel formato che tutti noi utilizziamo all'interno delle mini Z. Sappiamo tutti che normalmente vengono utilizzate delle batterie NIMH analogamente a quanto già noi facciamo anche nelle nostre mini 4UD. Oggi vorremmo fare la prova assieme a voi con una tipologia di batteria tecnologicamente è proprio diversa. Sto parlando di batterie a litio, sempre nello stesso formato mini stilo, che possono essere utilizzate anche all'interno delle mini Z, ovviamente in accordo con le regole applicate dagli organizzatori delle gare o comunque dei club dove andrete a correre. Sappiamo che alcuni già le hanno bandite perché la differenza è abbastanza evidente, però vogliamo farvi vedere il perché. Prima di proseguire, ovviamente sapete già cosa dovete fare, no? Iscrivetevi, cliccate la campanellina, solite cose raga, dai. Vi ricordo anche che abbiamo gli abbonamenti per sostenere il canale con una marea di vantaggi, ma li trovate qui sotto, non stiamo a perdere tempo. Continuiamo con il video. Partiamo intanto dalle basi. Che differenza c'è tra la tecnologia NIMH e la tecnologia a litio? Pensate un po' a queste batterie come se fossero, non lo so, dei secchi, ok? Un secchio di una batteria NIMH è molto pesante, difficile da trasportare, ma anche difficile da riempire e svuotare. Non è molto efficiente, ecco, diciamo così. È come se questo secchio facessimo sempre un po' fatica a riempirlo bene e non riuscissimo mai a riempirlo sempre nello stesso modo. Una volta un po' di più, una volta un po' di meno, perché questo secchio tende ad avere dei sedimenti. Al contrario, invece, se facessimo lo stesso paragone con le litio, questo secchio sarebbe leggero, super ottimizzato e non faremmo fatica né a caricarlo né a scaricarlo. Quindi facciamo un po' di comparazione. Dal punto di vista del peso delle celle e dal punto di vista della loro capacità, le batterie litio risultano molto più leggere. Quindi se stiamo facendo delle considerazioni a livello di modellismo dove il peso ha il suo peso, scusate la battuta, sicuramente le batterie litio vincono su quelle NIMH che a parità di capacità sono molto ma molto più pesanti. Uno degli aspetti che sicuramente vi interesserà tantissimo è la capacità di tensione, ok? Le batterie NIMH, lo sappiamo, ne abbiamo parlato tantissimo anche a livello di rodaggi, durante il loro utilizzo perdono potenza, quindi il voltaggio ha un decadimento. Questa cosa non avviene minimamente con le batterie litio, che mantengono il loro voltaggio costante durante tutto il loro utilizzo. Ovviamente però nel momento in cui la batteria sarà vuota ci sarà un'interruzione completa delle erogazioni di potenza, quindi smetteranno di funzionare di botto. Da un punto di vista della vita proprio della tipologia di batteria, le NIMH hanno più cicli. Se non vengono caricate e scaricate correttamente, anche la loro capacità massima va a inficiarne, quindi si andrà sostanzialmente a ridurre quella che è la loro capacità. Ve lo dicevo prima, si formeranno dei sedimenti nel nostro secchio facendo sempre questo paragone. Le litio non hanno questo effetto, però diciamo che possono diventare molto più pericolose nel momento in cui si danneggiano, si possono gonfiare, possono insomma creare tutta una serie di problemi. Da un punto di vista di carica e scarica, anzi parliamo più che altro della ricarica, le NIMH sono molto più lente da caricare rispetto alle litio. Quindi le NIMH mantengono comunque il primato dal punto di vista della sostenibilità economica, perché vengono a costare molto meno, e soprattutto anche nel tempo risultano meno pericolose, diciamo così, per usare un eufemismo. Se però al contrario vogliamo a parità di capacità una batteria molto più performante e che sia anche leggera, ecco lì la scelta è praticamente obbligata, potendola fare, e bisogna optare per il litio. Quindi in base un po' a quello che avrete la possibilità di scegliere, NIMH o litio, mi raccomando cercate di tenerle sempre al meglio per evitare di avere un petardo fra le mani. Dopo aver fatto tutto questo fantastico preambolo sulla differenza tra una e l'altra, oggi parliamo di batterie al litio. Ed eccole qui, ho cambiato schermata per darvi modo di poterle vedere meglio. Oggi parliamo di queste batterie che X-Star, produttore sia di batterie che di caricabatterie, ci ha gentilmente inviato per questo video. Ci tenevo a precisare che comunque l'azienda non revisionerà il video, ne parleremo totalmente da un punto di vista neutrale, quindi cercheremo di dire pregi e difetti.
quello che vi posso dire è che le ho provate per un po' e la differenza tecnologica, quantomeno rispetto alle NIMH, è abbastanza evidente. Quindi oggi proveremo a mettere queste belle 3-4 batterie nella mia mini Z da drift con la Lancer che avete visto più di una volta. Vai, montiamo. La cosa che vogliamo capire effettivamente se c'è una discreta differenza è il fatto che queste batterie, avendo un voltaggio costante di 1,5 volt ciascuna rispetto alle batterie NIMH che comunque partono, se ovviamente trattate bene, se le avete rodate anche con alcuni suggerimenti nostri, all'incirca da questi voltaggi, ma tendono a scendere. Quindi il dubbio che ho è se con un uso di una decina di minuti la mini Z continua a funzionare correttamente o possono esserci dei problemi. Sicuramente mi aspetto di avere le prestazioni che normalmente ho con batterie cariche e che poi vanno a scendere durante tutto l'utilizzo della mia mini Z. Questo è quello che vorrei verificare assieme a voi. Tiriamo fuori anche la radio e andiamo a provare. Eccoci qua, mi sono spostato, così facciamo qualche prova. Tra l'altro oggi è la prima volta che proviamo la Nobel NB4 Pro 2000 sigle. Sta radio veramente bella, raga, vi posso dire. Sì, sicuramente il discorso che faceva Pelo in diretta è che è un pochino sbilanciata perché c'è il telefono, chiaramente, ma in questo caso ci servirà tantissimo perché voglio provare a filmare mentre guido seriamente una volta, e il telefono sopra la radio, vi assicuro, cambia la vita, almeno per noi che facciamo video da questo punto di vista, perché comunque siamo davanti alla macchina e abbiamo solo questo in mano, il telefono è sulla radio, tanta roba, ma la proviamo e vediamo cosa salta fuori. È sufficiente posizionare le batterie in questi slot, vedete c'è anche una lucetta che non è nel caricatore, è proprio nella batteria, che va ad indicare il fatto che sta andando in carica. Ok, quindi andandole a posizionare il caricatore in automatico rileva la tipologia, vedete si è spostato su ioni di litio 1.5 volt, inizia a caricare. Ci sono varie modalità, è possibile verificare la cella, comunque la cosa più interessante è che indipendentemente dalla batteria nel momento in cui la inserite va a rilevare quella che è la tipologia, quindi sono batterie veramente da questo punto di vista sono ottime, molto interessante, sono poche quelle che diciamo possiamo considerare funzioni di customizzazione come siamo abituati su altri caricatori tipo il Graupner Ultra Duo dove andiamo a fare rilevazioni importanti, però con batterie come le ioni di litio dove praticamente non è necessario fare niente se non caricare e scaricare, così ve la butto lì. Secondo me forse tanto vale avere un caricatore come questo che fa tutto da solo e ci permette di correre e di giocare nel più breve tempo possibile. Leggermente indifferita di qualche giorno mi vedete con una maglietta diversa, anche il cappellino, che finalmente è arrivato il cappellino con il nuovo logo, però tiriamo un po' di somme. Allora, queste batterie che vi ho fatto vedere durante il video di X-Star sono veramente molto interessanti, soprattutto per quello che comporta il cambio tecnologico rispetto a quello che siamo abituati. Dal mio punto di vista questa differenza può rimanere, diciamo, un aspetto interessante soprattutto per come ve l'abbiamo anche presentata, no? Dal punto di vista delle mini Z. Esistono anche nel formato stilo e quindi ovviamente abbiamo anche ragionato dal punto di vista delle mini 4UD, ma così confrontandoci con amici, anche con racer con tanti anni d'esperienza, effettivamente siamo arrivati anche un po' alla conclusione che togliere dall'equazione assetto la lavorazione e la scelta delle pile andrebbe semplicemente a togliere uno degli elementi che ci portano anche divertimento all'interno dell'hobby delle mini 4UD. Quindi questa tipologia di batterie nel formato mini stilo sicuramente ve la consigliamo per quanto riguarda il mondo delle mini Z, ovviamente in accordo con gli organizzatori,
come abbiamo detto in apertura di video. Però ecco, avere delle batterie molto performanti e che mantengono queste performance per tutto il loro utilizzo può, per così dire, garantire un'esperienza di corsa molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Diciamo molto più simile a quelle categorie dove si corre ad esempio con le GL Racing o con altre RC di questa scala che utilizzano batterie ai polimeri di litio. Anche il caricabatterie che vi ho fatto vedere prima durante il caricamento, il VX4, è interessante, è molto compatto, si alimenta USB-C. Sicuramente non ha tutte le funzionalità che abbiamo su altre tipologie di caricatori, come alcuni che abbiamo già visto anche di casa Sky RC. Abbiamo comunque la possibilità anche di modificare il voltaggio in carica sull'NIMH, questo ci tenevo a precisarlo, però non abbiamo tutta una serie di altre funzionalità, quindi ecco, rientra un po' fra quei caricatori magari, almeno dal punto di vista dell'NIMH, che possiamo utilizzare all'inizio della nostra esperienza del mondo, all'interno del mondo delle Mini 4UD, e che può sicuramente tornare veramente molto molto utile anche se correndo con le Mini Z vogliamo adottare questa tipologia di batterie. E da Seven è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, ve lo ricordo ancora, iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina, vi aspettiamo qui sotto nei commenti e come sempre il mercoledì sera nelle nostre live. E a Dio piacendo, arrivederci, alla prossima, ciao!